In Brasile, sepolto vivo nel cimitero, un uomo è stato salvato da una donna che pregava nei pressi, dopo aver scorto la mano emergere da sottoterra. C'era una volta uno zombie. E questo non è un film horror, anche se lo sembra. È qualcos'altro, e mi perdonerete se non so definirne il genere. Di sicuro è una storia. Di uno zombie, sì, ma uno zombie fortunato. Perché diventando tale, uno zombie intendo, ha capito ben 3 cose. Le fondamenta della sua novella Buona Sorte. Già, novella, perché fino ad oggi si era così abituato alla sventura da ritenerla l'unico orizzonte possibile. È come qualcuno che si convinca di non poter aspirare ad una vita, non dico felice, ma almeno gradevole a tratti. Egli era lì, nel cimitero di Ferraz de Vasconcelos, nello stato di San Paolo, in Brasile, sepolto vivo. Ditemi voi se si possa cadere più in basso di così, sottoterra, pestato a sangue, moribondo, forse peggio che morto, in castigo anticipato nell'oltretomba dei bocciati senza rimandi. Non potrà mai dimenticare il tempo che trascorse prima dell'arrivo di lei, la sua salvatrice. Un tempo dilaniato da una fiera spietata, un mostro crudele sotto forma di consapevolezza di meritare la sentenza. Vivo, ma trascurabile, con il cuore che batte, ma fuori giri, i polmoni respiranti, e per questo da sopprimere. Perché l'aria non è per quelli come lui, zombie reietti, ovvero rifiuti non riciclabili dalla società piramidale. Mi correggo, non era. Perché sarà pure uno zombie, ma da quel giorno non se ne vergognò più. Anzi, iniziò pure a vantarsene. E lo doveva alla sua neonata fortuna, un vascello sospinto da ben 3 vele, o salvifici motivi. Primo, il più banale. Finché non sei morto davvero, c'è sempre un'alternativa. Perfino agli antipodi del mondo che si creda più vivo di te. Secondo, il meno facile da accettare. La luce arriva ovunque, perfino sottoterra. Addirittura in un luogo in cui il canto della morte e il pianto dei rimasti fanno da colonna sonora. Terzo, il vero motivo decisivo. Devi alzare la mano se vuoi aiuto. Per quest'ultimo l'uomo ringraziò lei, la donna di passaggio, promise di non smettere mai di amare la sua generosità, come uno zombie, fortunato, ma finalmente vivo.